I database sono lo strumento più potente di Notion, quello che lo rende davvero un software unico. In questo video andremo a vedere come crearli, come modificarli, come personalizzarli, insomma come utilizzarli. Questo è il quarto video su Notion, dopo un video overview, un video sulle pagine, un video sui blocchi. Se sei nuovo e questo strumento per te è una novità, ti consiglio di partire dall'inizio. Se invece sei interessato proprio ai database, benvenuto in questo video. Se ti interessano i software di digital marketing, ti invito a iscriverti al canale e ti invito a iscriverti alle community. Lascio tutti i link in descrizione. Adesso non ci resta altro che entrare nella dashboard di Notion e andare a vedere come creare, come modificare e come personalizzare i database. Ed eccoci qui all'interno di Notion, nello specifico nella pagina di esempio che stavamo già utilizzando negli altri video. Oggi inizieremo da qui per la creazione del primo database e andremo poi a vedere un template che ho già fatto, nello specifico il Lifetime Deals Tracker, per vedere tante funzionalità dei database. Quindi andiamo in fondo a questa pagina dopo tutti i blocchi che abbiamo creato, e per creare un nuovo database non bisogna fare nient'altro che inserire il solito comando slash e poi andare a cercare database. Come puoi vedere ci sono diverse scelte che puoi fare, nello specifico database inline e database full page. Quando scrivi database ti escono anche queste view che andremo a vedere dopo, quindi al momento la scelta è fra inline, quindi verrà inserito all'interno della pagina, oppure database full page che creerà una nuova pagina con il nostro database. Iniziamo con inline e vediamo che ci mostra una prima tabella, il nostro primo database. Diamo un titolo molto originale come sempre e vediamo che questo database è formato da diverse colonne. Un'altra cosa importante da dire è che se crei un database inline puoi sempre comunque, come avevamo già visto le altre volte, andare a modificarlo e crearlo un database di pagina intera, quindi per esempio così, e verrà linkato, quindi ci sarà una pagina con il nostro database e basta. Tornando sulla nostra pagina di esempio, però, quello che possiamo anche fare è turn into inline, quindi riportarlo all'interno della nostra pagina. Perfetto. Come puoi vedere, all'interno di un database andranno inseriti dei campi, ovviamente, quindi possiamo iniziare con degli esempi. Task 1, task 2, e avremo diverse righe. Per ogni riga possiamo inserire diverse proprietà, ma la prima cosa che vorrei far notare è che ogni elemento del database è a sua volta una pagina e si può aprire a lato oppure come full page. All'interno di questa full page avremo tutte le nostre proprietà del database, ma potremo anche inserire altre cose come un testo, come i vari blocchi che avevamo già visto. Questo è uno dei motivi per cui i database in Notion sono così potenti. Alla fine avere database nei quali ogni elemento è una pagina è veramente interessante, perché si possono personalizzare a un livello estremo. Tornando qui, ecco, vediamo che avendolo aperto a una pagina e avendo inserito dei dati avremo questa iconcina. Dobbiamo scegliere però le nostre proprietà. Ok, la prima può essere un nome, la seconda magari non ci interessa avere dei tag, quindi andiamo a vedere che tipologie di proprietà si possono inserire. Come vediamo sono davvero tante, quindi il testo, numero, select, quindi dove puoi scegliere una sola proprietà, multi-select dove puoi sceglierne più di una, quindi ad esempio i tag, status è abbastanza nuovo degli ultimi mesi, quindi puoi andare a inserire fatto, in corso o da fare.
data, persone, si possono inserire all'interno del database le persone del tuo team, quindi andare per esempio ad assegnare dei task, dei compiti alle persone. Files e media, si possono inserire foto eccetera. Checkbox, quando vogliamo spuntare una casella. URL, ok, un sito web, email, phone. E poi vediamo che ci sono formula, relation, roll up, che sono più avanzate, mentre queste sono delle proprietà di tempo. Oggi non le vedremo tutte, ma comunque ti consiglio di guardarle in base al tuo interesse. Per esempio andiamo a inserire un checkbox, cambiamo il nome, come per esempio possiamo mettiamolo in italiano, fatto, e possiamo anche modificare la proprietà in determinati modi. In base alla proprietà che abbiamo scelto si possono cambiare diverse cose. Ok, creiamo un'altra colonna, per esempio inseriamo select, dove andiamo a inserire diverse opzioni, quindi utente 1, utente 2, e poi possiamo andare a selezionare all'interno dei task a chi vogliamo assegnarlo. Non ho usato la categoria persona perché lì vai a inserire i membri del tuo team, invece così è anche per utilizzo personale. Abbiamo visto come creare un database, adesso andiamo in un database già creato, un template che ho fatto per tracciare i lifetime deals ovviamente, e ci sono diversi dati inseriti da esempio che ci possono far capire molte cose sui database di Notion. Andiamo a vedere, questa è la prima tabella e come vediamo è un database appunto con vista a tabella, è quello di default, quello che abbiamo visto prima. Qua vediamo che ho inserito tante proprietà. Come abbiamo detto, ogni riga è una pagina, quindi possiamo aprire la pagina e vedere tutte le proprietà, anche inserire qua delle note o quello che vogliamo. Una cosa simpatica del fatto che siano pagine è che si può inserire come sempre l'icona e la cover. Io nella cover ho inserito sempre l'immagine del tool e dopo vedremo il perché. Ora vediamo, ho inserito nome, un campo di testo, la data di acquisto che è un campo data, il prezzo che è un campo numero, poi ad esempio noi possiamo andare a editare la proprietà e dire che il tipo è numero, ma noi vogliamo come formato US dollar, ma si può mettere numero normale oppure un'altra valuta oppure una percentuale, oppure si può mostrare come numero, come barra, come anello eccetera eccetera. Quindi vediamo che ogni proprietà può essere modificata e può avere diverse caratteristiche. La categoria, come vediamo, sono dei tag fondamentalmente, quindi un multiselect. Abbiamo inserito il rating anche qui è un select, quindi non un multiselect, e c'è la possibilità di scegliere fra 1, 2, 3, 4, 5 stelle, l'URL. Ecco qua abbiamo dei checkbox, quindi per esempio se l'abbiamo riscattato e se abbiamo chiesto il rimborso. Qua per esempio c'è la data ultima per poter riscattare e qua la data per poter chiedere il rimborso. Qual è l'utilizzo che ne voglio fare? Quindi tenerlo, rivenderlo. Lo sto usando? Sì, no. Oppure l'ho rivenduto nel caso in cui appunto l'utilizzo fosse un resell. Qua è sempre un esempio e come vediamo sono diversi campi. Questo però è solo l'inizio del database. Quello che possiamo fare di interessante con i database è avere diverse view, diverse viste, filtrare, ordinare e poi anche delle funzioni avanzate. Quindi andiamo a vedere questo template che cosa ci mostra anche. Allora, un sommario.
Questa è una funzione avanzata, è una gallery, però è molto particolare, quindi la vedrai eventualmente in un video successivo. Vediamo qua, questo è interessante. Abbiamo due viste, i tool che utilizzo e i tool che non utilizzo. In questo caso sono molto di più quelli che non utilizzo. Che cosa sono? Sono delle view del database che abbiamo già, ma in formato diverso. Andiamo a vedere. Come vediamo, questo è la source, quindi la fonte è lo stesso database, ma il layout è gallery. Noi possiamo scegliere table, quello che abbiamo visto prima, board, che vedremo dopo, timeline, che è il tipico per vedere il percorso, il progresso di un progetto, calendar, un calendario, lista, una semplice lista che vedremo anche dopo, e gallery. Gallery mi piace molto perché permette di visualizzare come delle card in modo semplice e intuitivo. Quindi vediamo una cosa importante. Qua abbiamo quelli che utilizzo e quelli che non utilizzo. Come ho fatto a mostrare da una parte quelli che utilizzo e dall'altra quelli che non utilizzo? Beh, semplice, con i filtri. Quindi come vediamo si possono aggiungere dei filtri alle nostre viste. In questo caso io ho scelto che il campo using deve essere checkato, quindi deve essere selezionato, e il campo refunded, quindi se ho chiesto il rimborso, deve essere non selezionato. Quindi il tool deve essere un tool che utilizzo e un tool per il quale non ho chiesto il rimborso. Al contrario, qua avremo lo utilizzi e deve essere unchecked, quindi se sono i tool che non utilizzo, chiaramente questo non deve essere selezionato. Ho selezionato anche che la proprietà venduto per deve essere vuota, che quindi mi va a indicare che non l'ho venduto, e che il refund unchecked come prima, quindi che un tool per il quale non ho chiesto il rimborso. Come vediamo sono delle view carine, già da questo uno può capire se gli acquisti che sta facendo sono intelligenti o meno. Ecco qua invece questa è una view di lista, abbiamo delle semplici liste. Questa tabella è in time for refund, quindi sei ancora in tempo per chiedere il rimborso. Anche qui vediamo che è stato applicato un filtro, o meglio un filtro avanzato con 3 regole, quindi dove refund buy è dopo oggi e non è stato venduto, e la casellina rimborso è non checkata, quindi non selezionata. Vediamo che non devo riscattare nessun tool a quanto pare, però più o meno la logica è la stessa, quindi andare a inserire dei filtri. Come vediamo qua abbiamo i tool divisi per categoria. Qua abbiamo fatto una cosa in più, oltre ad aver inserito dei filtri abbiamo raggruppato appunto per categoria. È molto semplice, basta andare sulle proprietà del database e intanto puoi scegliere quale proprietà mostrare. Qua vedi quanti filtri ci sono, puoi decidere se ordinare o meno i tuoi dati, ma quello che in questo caso ci interessa è group, quindi gli vai a dire raggruppa per category, che è un campo del nostro database. È molto interessante perché così ad esempio possiamo vedere le categorie dei vari tool e per ogni categoria quanti tool uno ha acquistato. Quindi magari uno ha acquistato già 3 tool di automazione, non serve comprarne un quarto. Lo stesso qua è una vista per mese, una vista a tabella questa volta, che ci mostra quindi tutti gli acquisti e le spese per mese. L'ultima è una reseller dashboard che invece va a mostrare solamente i tool che sono stati comprati per essere rivenduti e a quanto sono stati rivenduti, ad esempio,
e sono anche in questo caso ordinati per data d'acquisto. Quindi abbiamo usato anche la funzione sort. Abbiamo iniziato quindi in questo video a vedere la potenza di questi database. Semplicemente da un database possiamo ricavare tantissime informazioni in diverse tipologie di view e filtrando e ordinando riusciamo appunto a estrarre quello che più ci interessa. Non abbiamo ancora visto le funzioni più avanzate che sono rollup, relazioni, funzioni, template eccetera eccetera, ma le lascerei a un altro video. Spero che questo video ti sia stato utile. In caso fosse così puoi lasciare un like, puoi seguire il canale e puoi iscriverti alle community. Ti lascio ovviamente tutti i link in descrizione e ci vediamo al prossimo tool. Ciao!